senza neanche sapere se qualcuno le aveva già pensate. Quindi insomma non vi porto nessun dato scientifico, ecco, insomma, però vi porto le mie esperienze, le mie osservazioni. Quindi oggi volevo parlare di un commento che mi è arrivato, e me ne sono già arrivati altri, del fatto che l'italiano, che l'inglese ha una grande povertà lessicale comparata all'italiano. Ho risposto a questo commento, ma ne parlo anche con voi. E prima di cominciare, innanzitutto, mi farebbe un grande piacere se metteste un like e vi iscriveste al canale. E volevo anche ricollegarmi al mio primo video che ho fatto in italiano, dove ho detto che a me non piace l'italiano e non mi piace parlarlo, anche se è la mia lingua madre. E ho avuto una marea di commenti negativi da parte di italiani che mi hanno detto: vergognati, l'italiano è la lingua più bella del mondo, come fa a non piacerti, vergognati, insomma tantissima cattiveria ingiustificata. E volevo dirvi questo: il fatto che una lingua ti piaccia o meno non, cioè, a me può piacere qualsiasi lingua per qualsiasi motivo. Tutti odiano l'inglese, tutti odiano il tedesco, che casualmente sono le lingue che piacciono a me, ma il piacere è un gusto personale. A me non piace, non mi piace il cibo piccante e non lo mangio. Non devo dare una spiegazione, non c'è una spiegazione del perché non mi piace. Non mi piacciono molto i fagioli, va bene così, non mi rende una persona migliore o peggiore. La stessa cosa delle lingue: a me non piacciono le lingue latine, non mi piace lo suono, non mi piace la poca economia, ma non hanno economia queste, cioè, queste lingue. Per dire una cosa che in inglese dici in due parole, in italiano hai bisogno di una frase, e a me questa cosa non piace. Ma voi avete tutto il diritto, ad esempio, di non amare l'inglese per qualsiasi motivo. Non vi piace il suono, non vi piacciono le parole, non vi piacciono gli inglesi, va benissimo. Io, cioè, mi ha proprio rattristito l'anima il sapere di vivere in un mondo in cui, se tu dici a una persona che non ti piace la sua madrelingua, la persona si offende tanto da attaccarti con cattiveria gratuita. È proprio, mi lacera l'anima sapere di vivere in un mondo così, perché se voi siete italiani e parlate italiano come lingua madre, e va benissimo. Cioè, il fatto che io vi dico che non mi piace l'italiano non è neanche da dire che io vi sto criticando una cosa per cui avete lavorato tanto. Cioè, a voi l'italiano è stato dato da Dio, o chiamatelo come volete, quindi non è che vi sforzate neanche. Quindi non è che io sto criticando il frutto del vostro lavoro, per cui potete sentirvi magari, potete dire: oh cavolo, ci ho lavorato tanto, ci ho messo tanta fatica, e non ti piace neanche. Voi parlate l'italiano senza aver fatto nessuno sforzo, quindi non sto neanche criticando il vostro lavoro. Se voi ad esempio criticate il mio canale ASMR, a parte che ognuno ha il diritto, appunto, che gli piaccia o non gli piaccia quello che vuole, però magari, cioè, magari ho più diritto, forse io penso di avere più diritto io a sentirmi un po' ferito, nel senso che dico: cavolo, io sto lavorando, sto mettendo tanto lavoro in questo canale, o anche nel mio canale di inglese, però non piace. Ma col fatto che è una cosa per cui ho sudato io, lì magari posso capire un po' di tristezza. Allora, che a voi dispiaccia che a me non piace l'italiano, va benissimo, ma l'attaccarmi dicendomi che come mi permetto, cioè, l'italiano è la lingua più bella del mondo, che poi sia, che lo sia o non lo sia, è irrilevante. Ma il fatto che voi vi sentiate attaccati nell'intimo perché vi dico che la vostra lingua non vi piace, cioè, proprio mi rattrista l'anima, non so come altro dirlo. È terribile, terribile, terribile che ci sia così tanta ignoranza e stupidità. Però vabbè, io amo l'inglese. A me mi fa tanta tristezza quando la gente mi dice che molti italiani, ad esempio, non mi piace l'inglese, ma intanto non mi offendo, perché capisco che l'inglese ha soprattutto anche a livello di pronuncia,
Mi dispiace perché io amo l'inglese così tanto che non riesco a capire come sia possibile che non piaccia a qualcun altro, ma accetto che invece è così. Ma a me poi, col fatto che è un puro caso che l'inglese, che quel che piace a me sia utile, ma col fatto che l'inglese è così utile a livello di vita, a me dispiace per voi, nel senso che privarvi dell'inglese vi limita molto nella vita, per come la vedo io. Quindi a me dispiace, cioè, per voi a livello umano, non perché siete degli stupidi, ma mi dispiace perché vi potete privare di cose che magari, sapendo un po' l'inglese, potreste invece godervi. Tutto lì. Poi ci sono invece quelli che apprezzo, cioè che dicono non mi piace l'inglese, però lo parlo perché capisco che è utile, quindi quello sono molto contento che uno riesca ad andare oltre il piacere o non piacere. E poi ripeto, se non vi piace una lingua va benissimo, che non vi piace l'inglese va benissimo, non me ne faccio una colpa, non vi do degli stupidi, non dico che dovete morire tutti, va benissimo così. E quando io dico che non mi piace l'italiano e voi mi attaccate con cattiveria gratuita solo perché siete italiani, io non vi sto criticando come persone, io non sto dicendo che il fatto che parlate italiano vi rende degli stupidi e vi odio tutti, no. Io sto solo dicendo che in realtà ho fatto anche un video, mi sa sulle differenze, sì, tra le mentalità italiane e inglese. Io preferisco l'emozionalità degli italiani. È un peccato che non riusciamo ad esprimere, cioè mi piacerebbe esprimercela in inglese, ma va bene. Ma non vi sto criticando come popolo, non vi sto criticando come persone, sto semplicemente dicendo che fate una cosa che a me non piace, una cosa involontaria oltretutto, su cui non avete nessun controllo, nessun merito, perché l'italiano vi è stato dato, non c'è niente da fare. E ripeto, che a voi piaccia l'italiano e vi dispiaccia che a uno non gli piace, va benissimo, ma cioè, da un lato sono contento per voi, perché se vi arrabbiate del fatto che non mi piace l'italiano vuol dire che non avete proprio nessun altro problema a cui pensare, quindi vi invidio anche. Ma va bene, tutto questo c'entra con quello che voglio dire, non è che mi sto solo svuotando lo stomaco per niente, perché appunto a molti su quel video lì e anche su questo video che ho fatto recentemente mi avete detto che non apprezzate la povertà lessicale dell'inglese, e questa cosa viene detta spesso. Allora, la mia risposta è questa: io innanzitutto non so quale lingua abbia fisicamente più parole a livello di numero, e non mi interessa neanche, perché non è quello il problema. Magari l'italiano ha più parole, quindi ha più sinonimi, quindi non sto dicendo che non è vero. Io so quello che dico io a tutti quelli che criticano l'inglese per la povertà lessicale è questo, è che non è il mio caso. Cioè, io con la mia esperienza da persona che respira, vive l'inglese a pieno e da insegnante di inglese, io non posso confermare questa teoria. Perché? Allora, partiamo dal fatto che, come sapete, il mio italiano, cioè, riesco a sopravvivere in italiano, ma di sicuro non è il mio forte, quindi non lo conosco più benissimo. Quindi anche a livello di sinonimi, io di sicuro ci sono tanti sinonimi per una parola in italiano, ma io vi assicuro che ce ne sono altrettanti in inglese. E quello che dico sempre a chi accusa l'inglese di avere povertà lessicale è che probabilmente non conoscete l'inglese a sufficienza, ma non come critica, ma come dato di fatto. Cioè, voi non sapete, non conoscete le parole, cioè tutti i sinonimi che voi avete in italiano per una parola esistono anche in inglese, ma voi semplicemente non le conoscete perché non vi vengono insegnati. Ad esempio, a scuola vi insegnano la parola clean, to clean, il verbo to clean, che vuol dire pulire, ma in inglese noi praticamente non lo usiamo praticamente mai per dire la parola, per esprimere il concetto pulire, perché pulire è generale. Noi abbiamo wipe, che vuol dire pulire con uno straccio, abbiamo rinse, che vuol dire sciacquare con l'acqua solo, abbiamo scrub, che vuol dire tipo grattare
italiano, non sto dicendo che non li avete, però qual è la differenza? Voi in italiano appunto dite risciacquare e sapete che vuol dire solo che c'è l'acqua. Dite, sinceramente non so come si dica wipe con un panno o grattare, ecco, non lo so come si dica, ma di sicuro avete una parola. Ma con la conoscenza limitata che avete dell'inglese, non per colpa vostra, voi pensate che noi in inglese diciamo sempre solo clean, 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 ma non è assolutamente vero. Noi abbiamo tantissimi sinonimi oppure appunto, parole che appartengono allo stesso concetto ma in diversi modi, appunto con un panno o con la spugna, semplicemente non mi vengono insegnati. E quindi secondo me questo è il problema di fondo. Per quanto riguarda altre parole che mi sono venute in mente in questi giorni pensando a questo video, ad esempio, allora, ripeto, io l'italiano cioè so meglio l'inglese, ok? Quindi non sto dicendo che in italiano non ci sono questi sinonimi, ma per dire la parola rubare, ad esempio in inglese abbiamo una marea di sinonimi. La parola normale è steal, ma non lo diciamo praticamente mai. Abbiamo modi anche più informali, abbiamo che poi alcuni magari hanno di nuovo hanno varie sfumature ma il concetto è lo stesso. Abbiamo snitch, snatch, abbiamo Nick, il soprannome Nick della parola Nicholas, del nome Nicholas. Nick vuol dire rubare, fregare, e noi lo diciamo tantissimo, tantissimo. Ma ovviamente queste parole non mi vengono insegnate a scuola per ovvi motivi, ma non vuol dire che non esistono. Abbiamo nab, che vuol dire tipo prendere qualcosa prima che la prenda qualcun altro, che non vuol dire esattamente rubare, ma tipo se c'è l'ultimo dolce nel vassoio lo freghi prima che te lo frega qualcun altro. Non so non so come si dica in italiano, forse è fregare, non lo so. Io ad esempio questi sinonimi non li conosco in italiano, ma non vuol dire che non esistono. Magari non esistono, in quel caso è l'italiano che ha della povertà lessicale, ma può essere semplicemente il fatto che sono un ignorante io, che è molto probabile. Anche la parola criticare, che vediamo molto sui social media, quindi il cantante di Sanremo è stato criticato per questo, per questo, per questo, per quell'altro. A proposito di Sanremo, io non l'ho mai seguito, ma YouTube continuava a bombardarmi in tutte le canzoni, e per me Fuori legge di Rose Villain è strepitosa. Io sono una drag queen, canto, e quella è una canzone che mi piacerebbe cantare a me come canzone originale, è strepitosa. Ma va bene. Quindi criticare, criticare, criticare. Vi dico la verità, io in italiano conosco solo la parola criticare e forse attaccare, ma noi abbiamo una marea di parole. Abbiamo criticize, attack, non lo usiamo esattamente in questo modo, ma abbiamo blast, abbiamo slate, abbiamo slam, abbiamo, e poi anche modi molto più informali, ma queste parole sono quelle che vengono di solito usate anche nei giornali. Non diciamo criticize, sì, si può dire, ma è molto neutro. Quindi noi queste parole le abbiamo. Ripeto, è solo il fatto che magari voi non le sapete perché non avete studiato l'inglese sufficientemente in profondità, non so come si dica. E ripeto, va bene così, non è una vostra colpa. E io quindi questa povertà lessicale non la vedo. Poi, tornando a un fatto di gusto, se non vi piace il suono di parole, appunto tornando a rubare, il suono di snitch, snatch, nick, abbiamo anche half inch, nab, semplicemente steal, poi abbiamo anche tipo, entrare in casa, quindi per sfalciarti la casa, burgle, che non vi piacciono questi suoni, va benissimo, non è una colpa, cioè non c'è niente di bello o brutto riguardo a questa cosa, ma non potete dirmi che
inglese abbia povertà lessicale. Che poi preferiate la lunghezza delle parole italiane e i suoni delle parole italiane, va benissimo, va benissimo. E l'esempio che ho fatto nel commento che ho fatto a questa ragazza che mi ha parlato della povertà lessicale è che tipo in italiano voi avete la parola arzigogolato e lo studente medio di inglese non saprebbe mai che esiste, quindi voi da italiani cioè, noi abbiamo parole così creative come arzigogolato che l'inglese non ha. Beh, noi in realtà l'abbiamo la parola arzigogolato, si dice convoluted, che sia più corta è ovvio, che magari vi piaccia di meno perché i suoni vi piacciono di meno, va benissimo, ma lo stesso, la stessa sensazione di creatività e di particolarità che vi dà a voi la parola arzigogolato la sentiamo noi con la parola convoluted, perché non è una parola comunissima, non è una parola facilissima e vabbè, insomma, a noi dà lo stesso effetto, anche perché convoluted non so, suppongo che venga dal latino e quindi a noi le parole latine insomma, ci danno questa sensazione anche a livello inconscio, quindi non è che noi queste cose non le abbiamo, voi non le sapete, come io non le so in italiano. E poi è vero che ci sono parole che non si possono tradurre da una lingua all'altra, ci sono parole che solo quella lingua ha. Ad esempio, purtroppo non mi viene in mente, ci ho pensato, ma non mi vengono in mente parole in italiane intraducibili, ma vi assicuro che ci sono, quindi cioè, lo dico a favore dell'italiano. Tipo in inglese c'è la parola overwhelm, il verbo overwhelm, che secondo me in italiano si terrebbe con sopraffare, e noi usiamo tantissimo la parola overwhelming, quindi sopraffacente, non so come si dica, e o overwhelmed, quindi sopraffatto, ma in italiano non ha questo, cioè non lo direste mai, noi la usiamo tantissimo perché se io ti dico I am overwhelmed by the reaction of the audience, quindi sono sopraffatto dalla reazione del pubblico, vuol dire che è così grande e potente la reazione che mi lascia un po' stordito o confuso o non so come gestirla, e non la usiamo tantissimo. O semplicemente adesso che appunto, come sapete, non posso più fare la drag queen perché non mi chiama nessuno, sto studiando coding la mattina e sera, non tutte le notte, posso dire che in questo periodo della mia vita I am overwhelmed, quindi ho tantissime emozioni, principalmente negative, e tantissime cose che mi stanno succedendo che mi riempiono e non so bene come gestirle. Overwhelming è il participo presente, quindi è attivo, quindi possiamo dire che sì, questa situazione, this situation, my life situation at the moment is overwhelming, quindi la mia situazione di vita in questo momento è sopraffacente. In italiano non so assolutamente come si dica, di sicuro c'è un modo per esprimere questo concetto, ma di sicuro non è la parola sopraffare, ma in inglese lo usiamo tantissimo, e io quando vengo in Italia non avete idea di che frustrazione mi porti il fatto che io voglio dire I'm overwhelmed, it's overwhelming, ma non so dirlo, non so proprio, cioè non so dirlo, perché ci sono parole che non vengono tradotte. Ne sto pensando, ho provato a pensarne anche una in tedesco, ma non mi vengono in mente, ma non perché non ci sono, ma perché non sono allenato abbastanza, cioè so che esistono ma non mi vengono in mente. Quindi tutte queste cose che voi vedete nella vostra lingua madre succedono anche nelle altre lingue. Viene anche detto molte volte il fatto che l'italiano è più poetico. Allora, come ho scritto nel commento, ecco, vi dico questo, allora io odio qualsiasi tipo di poesia, di qualsiasi lingua, cioè io odio la letteratura, quindi è una cosa che a me non... anche in inglese la odierei, quindi proprio non mi dà niente, quindi non riesco ad apprezzare quello che magari una poesia o un libro scritto bene, cioè posso capire se un libro è scritto bene o no, ma una poesia io non sento niente, quindi non riesco a percepire le cose che magari voi percepite.
l'avevo smarrita, una cosa così. Sono ignorantissimo, sono una capra, quindi non attaccatemi su quello, perché ve lo dico già che io sono eccellente nelle lingue e nelle scienze, sono l'antimateria per quanto riguarda tutte le altre cose. Non attaccatemi, tanto è un commento vuoto. Allora, io di poesia in inglese non ne conosco neanche una, semplicemente perché al triennio, io ho fatto un liceo linguistico, al biennio ho avuto una professoressa di inglese bravissima, però facciamo grammatica e vocabolario, cioè le cose importanti. Purtroppo al triennio abbiamo fatto letteratura, ma la mia professoressa era così pessima che non ci ha praticamente fatto fare niente, fortunatamente, di letteratura. Quindi io proprio non vi posso neanche dare un esempio, cioè so chi è Shakespeare, so a malapena cosa abbia scritto, ma non so neanche un verso, quindi non posso portarvi niente. Allora, questo però qual è quello che voglio dire? Allora, a voi, se voi magari conoscete una poesia in inglese, magari a voi suona meglio dire nel mezzo del cammino della nostra vita mi trovai per una selva oscura. E per quale motivo? Innanzitutto perché è la vostra lingua madre, quindi riuscite ad attaccarci più senso e più attaccamento emotivo che non riuscireste in nessun'altra lingua, e va benissimo così. Oltretutto ne conoscete di più, e poi ripeto, se i suoni italiani vi piacciono di più va benissimo, non vuol dire che la poesia inglese non può scaturire in altre persone le stesse emozioni che una poesia in italiano può scaturire dentro di voi, da italiani. In più, lasciando stare il fatto che io odio qualsiasi tipo di letteratura e poesia, il fatto che magari l'italiano è oggettivamente più ricco come lingua a livello poetico, cosa vuol dire? Chi se ne frega, ma ripeto, non perché non mi interessa, cioè, quando noi parliamo tutti i giorni non parliamo poesia né in italiano né in inglese, quindi non è che potete parlare in rima baciata in italiano che suona molto meglio della rima baciata in inglese, no. Quindi se è vero che le parole italiane si prestano di più ad un tecnicamente alla poesia, ripeto, cioè non è una cosa per cui io non mi vanterei, cioè non è un non merito, cioè la mia risposta è quindi l'italiano è migliore solo perché Dante suona un pochino meglio di Shakespeare, cioè, ma ripeto, non lo faccio perché preferisco l'inglese all'italiano. Cioè, se uno mi dicesse che l'inglese è più bello poeticamente, direi lo stesso, e quindi chi se ne frega, io devo parlarlo, non è che devo, cioè sì, è un bel esercizio farlo in una poesia, lasciamolo fare a chi lo sa fare bene, di sicuro non me, ma non vuol dire che la lingua, per quello che serve a noi, è più valida di un'altra. Quindi questo è quello che penso io su questo argomento. E sì, magari, e poi magari, mentre in italiano ci sono più sinonimi per una parola specifica, magari ce ne sono di meno per la stessa parola in inglese, ma poi succede che per un'altra parola ci sono più sinonimi in italiano, in inglese che in italiano. Per fare questo video ho guardato la parola parpagnone, che almeno da noi al nord vuol dire, noi lo intendiamo come pugno, cioè dato un pugnato, un parpagnone. Ho letto invece che in realtà parpagnone è una parola del sud che vuol dire tipo una persona pigra, una cosa così, ma almeno a Bologna se ci parpagnone noi capiamo un pugno o una sberla, insomma. Sì, magari in italiano avete pugno, parpagnone, in inglese magari la traduzione diretta di parpagnone o smataflone, che non, a questo punto non so se sia dialetto, ma noi abbiamo uno smataflone. Magari non c'è proprio la parola smataflone in inglese, ma ripeto, non la vedo come povertà, perché magari appunto noi abbiamo 300 modi di dire rubare, voi ne avete solo 3, per esempio. Quindi c'è un dare e un avere, che secondo me appunto si basa sul fatto che uno non conosce la lingua abbastanza.
essermi spiegato bene. Se avete delle informazioni più scientificamente corrette delle mie, fatemele sapere perché sono curioso. E ripeto, a me non interessa quante parole effettivamente esistono